Ti dirò 3 punti fondamentali per ottenere una vita straordinaria. Eccoti il primo. Siate del parere che una cosa sia impossibile? Non lo è. Questo era il primo punto. Che fantastica affermazione è questa. Ma ecco il punto numero 2. Siete convinti di sapere tutto. Non è così. Il terzo punto è questo. Siete convinti di essere soli. Non lo siete. Che argomentazioni fondamentali sono queste? Pensate che una cosa sia impossibile? Non lo è. Pensate di sapere tutto? Non è così. Se pensate di essere soli, non lo siete. Ci concentreremo solo ed esclusivamente su questi 3 punti fondamentali per cambiare i prossimi 90 giorni. Ora, per spiegare il primo punto, ti voglio raccontare una storia incredibile. Ed è la storia di un fondatore di Away Boss, Rich DeVos. L'uomo aveva bisogno di un trapianto al cuore. Adesso potrebbe fare qualche preghiera. Difficile da fare questa preghiera, perché puoi avere un cuore nuovo solo se qualcun altro muore. Quindi preghiamo solo affinché sia fatta la volontà di Dio. Ma ecco cosa è successo. Passa del tempo e l'uomo bisognoso e credente magicamente riceve un cuore nuovo. Credi sia finita così, ma questa è solo una parte della storia. Vedi, l'aspetto più incredibile deve ancora venire. Tempo dopo, abbastanza di recente, l'imprenditore ha avuto l'opportunità di invitare a cena la donna che gli ha dato il cuore. Impossibile, direte voi, ma io ho pensato la stessa cosa. Come pure tutta la congregazione che ascoltava il sermone. È impossibile. Non si può cenare con la persona che ti ha dato il cuore. E sentite cosa è successo. C'era una donna che aveva bisogno di un trapianto di fegato e spesso è consigliabile eseguire il trapianto di fegato e di cuore. In effetti, in contemporanea, una persona deceduta aveva donato i propri organi. La signora aveva ricevuto il cuore e il fegato con un'unica operazione e quindi il cuore le venne asportato. E quel cuore magicamente è andato a Vince DeVos. Ecco perché ha potuto cenare con la donna che gli ha dato il cuore. È una storia fantastica che non sarebbe potuto succedere. Pensiamo che sia impossibile. Invece non lo è. Non immaginate cosa potrà fare la tecnologia nei prossimi anni. Non immaginate di cosa è capace la vostra fede. Ricordate, tutto è possibile. Pensi che sia impossibile. Non lo è. Passiamo al prossimo punto. Credi di sapere tutto, non è così. Da quando eravamo piccoli fino a oggi, probabilmente, ci sarà capitato migliaia di volte credere di sapere tutto, di credere di non avere più nulla da imparare, di avere capito tutto della vita. Abbiamo pensato di avercela fatta, di avere concluso qualcosa, invece, all'improvviso, ci rendiamo conto di non sapere affatto tutto. Pensavamo di avere la risposta a un problema e ad un tratto constatiamo che non è così. Pensavi di avercela fatta e all'improvviso succede qualcosa che ti dimostra quanto ti sbagliavi. Vedi, il punto è questo. Nella vita è così che si cresce. Abbiamo ancora tanto da imparare. Chissà cosa potremmo fare se continuiamo a imparare. Ecco quest'altro prezioso insegnamento, scrivilo. Pensi di sapere tutto, sappi che non è così. Passiamo al successivo. Pensi di essere solo, non lo sei. Ora, a volte essere soli significa stare per conto proprio, non significa essere senza nessuno nella vita. La preghiera di qualcuno arriva fino al nostro spirito, il pensiero di qualcuno arriva fino a noi. A volte riusciamo ad avvertire e percepire la presenza di qualcuno anche se è lontano da noi. Un film, il telefono che squilla e rispondiamo subito dentro di noi, abbiamo la sensazione che sia qualcuno che volevamo sentire da tempo e quella magia misteriosa si avvera. Sinceramente, penso che Scholler Jr. abbia formulato un ottimo argomento. Pensi di essere solo, non lo sei. Quindi, la prima cosa è lo studio del possibile. La seconda è credete di sapere già tutto, non è così amici miei. Ed infine il terzo punto è credi di essere solo, non lo sei. Quindi ciò che ti voglio insegnare in questo nuovo giorno è questo. Nella vita nulla è impossibile. C'è ancora tanto che possiamo imparare.
e ricordati sempre, se credi di essere solo, sappi che non lo sei.